Ragazzi, buongiorno, come state? Spero tutto bene. Questa mattina ci salutiamo dal loft perché qua a Santiago questi mini appartamenti super mini li chiamano come a New York. Super tecnologici, chiave d'ingresso assente con il codice, tutti gli elettrodomestici sono elettrici, boiler per il bagno, cucinino piccolo, open space dove c'è di tutto, la cucinera, il letto, posto da lavoro, quindi la scrivania per fare i video, un armadietto in metallo che mi ricorda il mio vecchio lavoro da progettista, bagno mini stile giapponese ma super funzionale, terrazzino, soffitto in metallo neanche tanto alto perché tocco sopra, ma una caratteristica molto interessante: bisogna parlare piano perché si sente tutto, è come se non ci fossero le pareti. Ieri sera hanno fatto una festa qua, mi vedrete sconvolto perché sono andato a dormire tardissimo, praticamente ho fatto gli stessi orari dei nostri vicini. Sì, è l'unico appunto che possiamo fare a questo loft meraviglioso, in una posizione di Santiago perfetta, Las Condes. Si può raggiungere facilmente la metropolitana, avete il supermercato molto vicino ed è enorme. L'unico appunto sono le pareti, quindi un'insonorizzazione non presente, ecco. Importantissimo come sempre, ci troviamo a Santiago, la capitale. I prezzi non sono bassissimi e soprattutto non sono bassissimi in questo quartiere, in questo comune. Qua ci sono circa 37 comuni. Abbiamo scelto questo comune perché dovevamo cambiare le gomme alla moto, dovevamo prendere lo specchietto, dovevamo fare un po' di cose che qua a Santiago le trovate soprattutto in questo comune, che è uno dei comuni più ricchi. Altro dettaglio molto interessante, ci hanno detto che ci sono alcuni comuni, alcuni quartieri, alcuni barrio dove bisogna fare molta attenzione. È un po' scontato, siamo nella capitale, è una grande metropoli, anche molto più grande rispetto alle metropoli che abbiamo in Italia, quindi è scontato che dove c'è più gente c'è più giro e capitano altre cose. Ci siamo però svegliati con il messaggio di Beppe, che salutiamo, che sapeva il nostro percorso. Sono giorni che Francesco monitora la strada da fare perché dobbiamo superare le Ande per tornare in Argentina. Sapevamo che la temperatura proprio oggi sarebbe cambiata, sarebbe crollata, le temperature sarebbero crollate e anche un po' il clima perché sta arrivando la pioggia, e abbiamo chiesto di poter rimanere altre 2 notti qui in questo loft, ma Evelyn purtroppo ha detto ce l'ho tutte occupate fino a domenica, non posso ospitarvi. Però ci siamo svegliati col messaggio di Beppe che ci ha messi al corrente prima del tempo, perché l'Italia si è svegliata prima, che il passo fronterizo internazionale Los Libertadores oggi subirà una variazione perché sono previste per massima cautela, lo chiuderanno alle 18 di stasera perché sono previste nevicate. Sempre fortunati, abbiamo fatto tutto in fretta, stiamo partendo, vi portiamo con noi in questa nuova avventura. Incrociamo le dita. Non vi nego che a me questa cosa piace molto, c'è quell'adrenalina che non vedo l'ora perché la strada dovrebbe essere bellissima, poi se le intemperie rendono questo percorso ancora più difficile, dai, che è più piacevole anche per voi dal divano di casa, magari mettete la coperta fino al collo, noi ci stiamo bardando, abbiamo già tirato fuori i piumini, quindi pronti per non morire assiderati. Vamos ragazzi! Io verrei volentieri sul vostro divano di casa. Detto questo, ma non è vero, dai, non dire le cavolate che poi ci credono. Vamos. Ciao Loft. Ciao amico Loft. Guardate la ignoranza, quanto è cattiva. Partiamo proprio ora dalla casina, dal nostro loft di Santiago del Cile. Avevamo in programma di passare al Cerro San Cristobal per la bella vista sulla città, però è una giornata con foschia, temiamo che per arrivarci ci complichiamo le cose e non riusciamo ad avere la vista sulla città, che sarebbe veramente splendida, però quando venite qua non mancatela. La verità è che Sara ha paura di complicarsi le cose perché non vede l'ora di arrivare in cima al passo, in quanto ha paura appunto di prendere neve. Se volete insultarmi fatelo, io dico solo questo: stiamo attraversando le Ande nel periodo autunno-inverno. È vero che è un passo che riaprono continuamente, però oggi c'è la certezza che lo chiudano alle 6 di pomeriggio. Superiamolo e non pensiamoci più.
Io sono convinto che molti di voi invece mi accompagnerebbero con una leggera spruzzata di neve. Dico leggera perché poi ovviamente è impossibile in moto, ma abbiamo anche le gomme nuove, dai, dobbiamo testarle. I diversi modi di affrontare l'avventura. Per Francesco è adrenalina, per me è un tuffo al cuore. Ora di nuovo spappoliamoci questi 20 minuti barra 30 di traffico per superare la città. Affrontare questo traffico con la moto pesante è totalmente diverso rispetto a quando siamo passati con la moto scarica, siamo andati al Buino da Nicola. Mamma. Ovviamente per loro che sono di casa è totalmente diversa la situazione. Laddove vedete la scritta Vespusio Oriente, Vespusio sta per Vespucci, Amerigo Vespucci. Qualcuno magari è curioso di sapere come mi trovo con queste gomme. Ovviamente ci devo fare della strada, devo farci il ripio. Ha sensazione come tutte le volte che cambi le gomme, soprattutto dopo che le hai distrutte tra virgolette con tantissimi chilometri, tantissimo peso, quando metti le gomme nuove ti sembra quasi di cadere, soprattutto all'anteriore. Senti che la moto scende perché ovviamente non è più piatta al centro. Quello che ho notato è che sono più rumorose le altre, si sente un po' quel provocato appunto dal tassello più evidente, ma è normalissimo questa cosa. Salutiamo il Costa Nera Center, ve lo diciamo di nuovo, il più alto grattacielo del Sud America. Ora diretti al Túnel de San Cristóbal. Sopra di noi il Cerro San Cristóbal. Era la nostra destinazione in mattinata, ma un po' la mia ansia, un po' la giornata con foschia ci ha fatto desistere. Ecco la foschia sopra Santiago. Con tutto questo traffico non so se sudo più qua o con il ripio. Devi guardare anche il navigatore per capire su quale passo, sovrappasso, cavalcavia devi prendere. Poi sarà anche che abbiamo i piumini, è freschino ma non così tanto. Allora noi dobbiamo uscire al 7B, quindi dovrebbe essere la prossima uscita, la prossima salita. Ora imboccheremo la strada che ci porterà a Los Andes, quindi direzione nord, con la speranza che il traffico diminuisca. Siamo appena fuori Santiago, a circa 50 km da Los Andes. Forse riuscite a vedere le sagome delle montagne proprio alle spalle dei vigneti. Interessante che ho notato è che fino ad ora non abbiamo pagato nessun pedaggio. La Marchigiano con le braccine corte è importantissimo questo dettaglio, anche se i veri braccine corte sono i genovesi, però anche i marchigiani non scherzano. Togliamoci una curiosità, vediamo la temperatura. Sono 16 gradi, poi vedremo in cima al passo quanti gradi ci saranno. Qui siamo intorno ai 500 metri sul livello del mare, sopra arriveremo sui 3.200-3.300 metri. Per quanto questo sia un passo molto basso rispetto a molti altri passi del Sud America, dobbiamo pensare che è più alto del passo più alto che abbiamo in Italia. E dettaglio non trascurabile, ricordiamoci che siamo tra autunno e inverno, però su una latitudine più vicina al tropico rispetto a quella delle nostre Dolomiti. Questo compensa un po'. Per ora le sagome delle Ande sono meri fantasmi, cioè sembrano dei sogni, non sono ben definiti. Sta iniziando un paesaggio più arido. Sento dal motore che inizia un po' a sforzare per il peso, quindi si sale ragazzi. Tunnel in salita, guardate il fondo cementato, è bagnato con tutte queste linee parallele, sudi in una maniera allucinante perché senti la moto che fa questo lavoro qua. Intanto la temperatura qua è salita a circa 40 gradi. Ci hanno avvertiti sul fatto che troverete tantissimi camion, effettivamente sono più camion che
coche qua. Siamo a 58 km dal Paso Los Libertadores. Per il momento non sembra che rischiamo una tempesta di neve, ma per il momento. Si procede a passo d'uomo. Nonostante il cielo si sia completamente coperto, la temperatura non accenna a cambiare, temperatura sempre alta. Brevissimo strappo alla regola. Sierra Colorado a valle. C'è un canyon enorme proprio scavato dal Colorado, stesso nome per il fiume americano del nord che ha scavato il Grand Canyon. C'è anche una ferrovia che si intravede sotto, eccola lì, che si insinua tra le montagne e esce di nuovo. Qua la situazione è drammatica. Davanti a noi il primo veicolo, il camion in questo caso, che vediamo con targa paraguayana. Abbiamo ormai chiaro che ogni mezzo in Sud America ha scritto proprio tutto il nome del paese da cui proviene, non come noi in Europa che abbiamo delle sigle. Quindi c'è Repubblica Argentina, Uruguay, Cile in questo caso e Paraguay. Naturalmente Brasile, come abbiamo incontrato, Colombia, Ecuador, tutti scrivono il nome per esteso. Non so voi, ma io non vedo l'ora di vedere quella strada serpentina, tutte curve, considerata tra le 10 strade più pericolose al mondo, anche se a me sembra un po' una trovata pubblicitaria. Per chi non la conoscesse vi lascio un'immagine al satellite. Inizia la sofferenza per i motori dei camion. Ci siamo finalmente liberati dai mezzi pesanti, ma da quel che vedo il sole penso che sparirà per un paio d'ore. Ho letto che questa sera dopo le 6 il vento salirà a 50-60 km/h, ma appunto che ci dovrebbe essere una bufera di neve, ovviamente in quota, ancora siamo bassi. Pedaggio. Ultimo pagamento, credo, per la strada cilena, per il momento. I tubi erano della centrale idroelettrica. Il pagamento del pedaggio cambia se lo si attraversa un giorno della settimana o un giorno del fine settimana. In questo caso siamo in venerdì, credo che dovremmo pagare 600 pesos cileni. Hola.
erano 600. Ora ragazzi andiamo a svalicare in Argentina. Sento dalle mie orecchie che stiamo salendo di quota. Era da immaginarselo, iniziano le prime code. Guardate le auto che provano a superare i camion. Guardate là in fondo che spettacolo. Certo che qua per testare i motori dei camion è veramente il luogo adatto. Fondo stradale veramente pessimo, sicuramente l'hanno fatto in cemento per le basse temperature, per l'inverno, per pulirlo bene dalla neve, sicuramente avrà una minore manutenzione rispetto all'asfalto. Guardate il rapporto, la dimensione di un'auto, di un camion rispetto alla montagna dietro, pazzesco, pazzesco. Mamma mia, serpentina di camion, più camion che auto, e la temperatura inizia a cambiare. Sentiamo se anche la potenza, la tenerona inizia a diminuire. Ecco la serpentina, guardate i camion che vanno a destra e a sinistra zizzagando, bellissima. La ruta 60. Siamo a Los Caracoles, dominato dalle cime un po' innevate e imponenti.
Curva 19. C'è un vento pazzesco, dicevo, stavamo preparandoci per fare una foto e Francesco ha dovuto lasciare tutto per tenere la moto. Facciamo una foto a volo, è il caso di ripartire. Situazione pazzesca come sempre, c'è un vento pauroso, guardate dove siamo. È un videogioco. Se vi ricordate da piccoli, sembra quelle piste telecomandate. Pazzesco ragazzi. Vamos! Vamos in Argentina! Dai Tenerona, grandissima! Torna in Argentina, vamos! Sì, esattamente, mio padre ne regalò una a me e a mia sorella Jenny che noi accettammo, perché ci giocavamo. Forse mia sorella ancora meglio di me, cioè si divertiva un po' di più, però il regalo era più per lui che per noi. Grazie, va! Questa è la fila al passo Los Libertadores. Adesso sono scesa per vedere se ci lasciano passare con la moto. Ragazzi, non so se riusciremo a passare stasera. È una cosa tremenda.